La storia del messaggio nascosto in Empty Spaces è uno degli episodi più affascinanti della mitologia dei Pink Floyd e nasce alla fine degli anni 70 durante la lavorazione del loro ambizioso album The Wall. Non si tratta solo di una curiosità tecnica. Dietro quel messaggio registrato al contrario c'è un mix di ironia, paranoia culturale e riferimenti personali alla storia della band. Nel 1979, quando The Wall uscì, il rock era già pieno di voci su presunti messaggi subliminali nascosti nelle canzoni. Molti fan sostenevano che alcune band inserissero frasi registrate al contrario, una tecnica chiamata backmasking, che potevano essere udite solo facendo girare il vinile a rovescio. Gruppi come i Led Zeppelin o i Beatles erano spesso accusati da ambienti religiosi o moralisti di nascondere messaggi satanici o manipolatori nei loro dischi. Le polemiche erano così diffuse che alcuni ascoltatori passavano ore a far girare i vinili al contrario nel tentativo di trovare frasi misteriose. I Pink Floyd, ed in particolare il principale autore del progetto The Wall, Roger Waters, decisero di reagire a questa ossessione in modo tipicamente floydiano, con una sofisticata presa in giro. Nel brano Empty Spaces, se il disco viene riprodotto al contrario, si sente chiaramente una voce, quella di Roger Waters, che dice "Congratulations, you have just discovered the secret message. Please, send your answer to Old Pink, care of the Funny Farm, Chalfont." Tradotto in italiano recita più o meno: "Congratulazioni, hai appena scoperto il messaggio segreto. Per favore, manda la tua risposta a Old Pink presso il manicomio di Chalfont." Se pensate che il messaggio sia poco chiaro o che sia semplicemente un'allucinazione uditiva, vi chiedo di fermarvi un secondo, perché adesso lo ascolterete isolato nella sua versione originale, quindi nella versione di Empty Spaces, suonata al contrario. Congratulations. You've just discovered the secret message. Please send your answer to Old Pink, care of the Funny Farm, Chalfont. È una frase volutamente assurda e ironica. Waters si congratula sarcasticamente con chi ha perso tempo a cercare messaggi nascosti, invitandolo poi a scrivere a Old Pink in una funny farm, cioè in uno slang inglese, un manicomio. Quando alcuni fan scoprirono il messaggio al contrario in Empty Spaces, le registrazioni iniziarono a circolare tra appassionati e predicatori evangelici che analizzavano i dischi rock alla ricerca di prove di eventuali messaggi satanici. Il problema era che molti ascoltatori non capivano chiaramente la frase originale. All'epoca la tecnologia non aiutava e quando il suono veniva riprodotto male o registrato su cassette di bassa qualità, alcune persone interpretarono parole diverse, cercando di sentire frasi oscure o addirittura blasfeme. Nacque così la voce che il brano contenesse un messaggio satanico nascosto, destinato ai fan più accaniti, a quelli che avrebbero provato a far girare il disco al contrario. In realtà, molti arrivarono alla conclusione che il messaggio era una presa in giro deliberata di Roger Waters, una battuta sarcastica rivolta proprio a chi cercava significati segreti ovunque. I Pink Floyd non hanno mai nascosto nel corso del tempo l'intenzione di inserire messaggi ironici nei loro lavori. L'album The Wall, pubblicato nel 1979, era già pieno di riferimenti satirici alla cultura della paranoia e alla follia della fama, prima ancora di scoprire il messaggio nascosto di Empty Spaces.
Ma chi è Old Pink, il protagonista del messaggio? Qui il mistero si intreccia con la storia. Il riferimento è quasi certamente a Syd Barrett, il fondatore e primo leader creativo dei Pink Floyd. Barrett aveva guidato la band negli anni psichedelici di metà anni 60, ma problemi mentali e abuso di droghe lo portarono ad allontanarsi dal gruppo nel 1968. All'interno della storia narrata in The Wall, il protagonista, una rockstar chiamata Pink, costruisce un muro psicologico per isolarsi dal mondo. Il nome Pink, quindi, potrebbe essere un riferimento diretto sia al personaggio della storia, sia simbolicamente a Syd Barrett. Il messaggio nascosto che invita a scrivere a Old Pink in un manicomio è dunque una battuta condita da tipico humor inglese, che potrebbe giocare su più livelli. Prendere in giro chi cerca messaggi subliminali, richiamare alla narrativa dell'album, oppure contenere un riferimento alla tragica storia di Syd Barrett. Ma perché proprio in Empty Spaces? Il posizionamento non è casuale. Empty Spaces è una breve traccia di transizione nell'album. Precede la canzone Young Lust. In quel punto della storia il protagonista Pink sta iniziando a perdere il controllo e ad affondare nella paranoia e nell'isolamento. Inserire un messaggio nascosto proprio in quel punto rafforza l'atmosfera disturbante dell'album. E l'idea che sotto la superficie della musica ci sia qualcosa di segreto o inquietante. Con il tempo, questo breve frammento è diventato uno dei più famosi esempi di backmasking nella storia del rock. A differenza di molti presunti messaggi subliminali, spesso frutto di suggestione, quello dei Pink Floyd era reale, intenzionale, registrato apposta. E forse potrebbe essere la prova non di un complotto occulto, ma un esempio di quanto facilmente le persone possano trovare significati nascosti quando sono convinte che debbano esistere. Il paradosso è che la band lo fece per ridicolizzare l'ossessione dei fan e invece finì per alimentarla ancora di più. Oggi il messaggio di Empty Spaces è ricordato come una perfetta sintesi dello spirito dei Pink Floyd di quell'epoca. Intelligente, provocatorio, pieno di livelli di significato nascosti, ma anche capace di prendersi gioco del proprio stesso mito. Ed è forse proprio questo il vero messaggio segreto lasciato dai Pink Floyd.